Dear colleagues, please take a seat. Prendete posto per cortesia, cari colleghi. Sono lieto di vedervi questa audizione sull'industria zero emissioni nette, un'iniziativa importante della Commissione, un dossier legislativo molto importante su cui sta lavorando la Commissione ITRE, naturalmente in stretta cooperazione con altre commissioni parlamentari. Porgo il benvenuto agli oratori all'audizione e li ringrazio per aver accettato l'invito. I nostri oratori sono il signor Marco Mensing, direttore generale del CEFIC, il signor Miroslav Motica, presidente del Consiglio dell'Associazione Siderurgica Polacca, la signora Julie Odu, managing director per gli affari europei alla CELA, la signora Gabriele Gauthier, alta rappresentante del CEO di Total Energies presso le istituzioni europee e vicepresidente per gli affari pubblici europei, il signor Olivier Dufour, co-fondatore di Vercor. Vi ringrazio brevemente, cari colleghi, cari ospiti, caro pubblico, che la legge sull'industria a zero emissioni nette ha lo scopo di rafforzare la competitività e la resilienza delle produzioni utilizzando tecnologie zero emissioni, rendendo l'industria più sicura e sostenibile. Si creano migliori condizioni per progetti a emissioni zero per attirare investimenti in Europa, per cui l'unione delle capacità produttive a emissioni zero raggiunga almeno il 40% delle necessità dell'Unione Europea entro il 2030. Vi posso garantire che tratteremo questo dossier legislativo in modo celere. È molto importante per noi, ma è chiaro che dobbiamo terminare quanto prima possibile, per cui l'audizione odierna e le vostre conoscenze sono molto importanti e preziose per noi per poter prendere le decisioni migliori quando presenteremo emendamenti, decideremo al momento della votazione e poi col Consiglio approveremo questa iniziativa. Passiamo innanzitutto agli esperti, dunque, per i loro interventi iniziali. Siamo un po' in ritardo e naturalmente molti colleghi desiderano intervenire e rivolgervi delle domande. Ecco perché vi chiedo cortesemente di rispettare i tempi, se possibile, per la dichiarazione iniziale. Direi 5 minuti per ogni intervento. Parto con il signor Mensing, direttore generale del CEFIC. Grazie Presidente, onorevole Ehler, onorevoli deputati, apprezziamo l'opportunità di poterci esprimere qui oggi. Rappresentiamo 28.000 istituti chimici e aziende chimiche che sono clienti di queste tecnologie e al tempo stesso fornitori delle materie prime che rendono possibili queste tecnologie. È cruciale che questa legge funzioni e che le tecnologie siano disponibili, non soltanto per arrivare al 2050. Per noi è chiaro, sosteniamo il Green Deal, l'ambizione della neutralità entro il 2050, ma dopo la decisione sul Fit for 55, visto che il sistema ETS finirà i crediti entro il 2039, se no nel 2044, se includiamo l'aviazione, quindi 5 anni prima, le cose cominciano effettivamente a essere urgenti. Abbiamo criticato la proposta della Commissione
Me ne scuso, però siamo stati delusi perché non si tratta di una legge sulle emissioni zero, ma su una tecnologia, si forniscono delle tecnologie all'Europa senza adottare l'approccio della catena di valore, quindi non c'è la completezza. Siamo delusi anche perché gli Stati Uniti ne hanno fatto un business case. L'IRA e l'Europa ha una legge che è lontana dall'attuazione. Già oggi si possono riempire i formulari IRA in 3 giorni e avere la chiarezza sul sostegno che si avrà a partire da 3 mesi dalla richiesta, cosa da cui siamo lontani in Europa, il che significa che gli investimenti si stanno spostando verso gli Stati Uniti mentre parliamo. La differenza fondamentale è rispetto agli Stati Uniti è che in Europa si ha il sostegno per costruire qualcosa, ma che i prezzi dell'energia il primo giorno sia una perdita. Negli Stati Uniti si hanno crediti fiscali che dopo l'investimento forniscono un profitto più avanti, quindi sia un business case su cui procedere. L'IRA è stata indicata, è già stata aumentata per gli importi. I canadesi hanno copiato questo esempio e c'è un messaggio forte dei colleghi americani: va vista in linea con l'infrastruttura da 1,3 milioni, pacchetto cruciale, qui reti, eccetera. Quindi questo va visto in modo olistico. Negli Stati Uniti ci sarebbe un costo negativo per l'idrogeno. Il Covid ha dimostrato cosa è successo per l'ammoniaca a causa del differenziale di prezzo. Il 70% delle capacità ammonia sono state chiuse. Attualmente i gas da 3 a 7 volte inferiore negli Stati Uniti rispetto all'Europa. Inoltre noi non pensiamo che siano le sovvenzioni che porteranno a introiti fiscali futuri. Un'osservazione del Consiglio: tutti ci hanno detto che l'unanimità al Consiglio in materia fiscale è impossibile, ma se la cosa è così seria possiamo pensare che forse l'unanimità sarà possibile. Quello che succede è che la resa degli investimenti nei progetti diminuisce la quotazione delle imprese, e questo, quelle che prima erano in prima linea, adesso si arriva a 5-6 nello schema di investimento delle aziende a causa dell'impatto dell'IRA. Le tecnologie sono fatte con sostanze chimiche americane, acciaio cinesi, quindi manca la catena di valore. Le sostanze chimiche, i materiali che per queste tecnologie sono importanti, in modo che non si usano un'elettrolisi qui, ma si usa una chimica meno costosa dall'estero. In pratica io penso ci siano alcune cose che possiamo fare per migliorare le cose: aggiungere sostanze materiali, ampliare la portata al CCUS, menzionata come tecnologia ma che non si vede nell'allegato. In merito agli utilizzi, includere il riciclo, l'economia circolare è una gran parte della politica climatica. Consentire che la DG Company calcoli la compensazione interna degli ETS al prezzo attuale del carbonio. Senza una legge domani i Paesi membri potranno comunque aumentare per certi impianti. Possiamo aumentare il fondo, già oggi 1 miliardo in fondi, 22 in progetti. Se si potenzia, allora la gente si renderà conto che gli investimenti sono possibili. E infine, ma non meno importante, per quanto riguarda l'assetto del mercato, bisogna permettere tempi più lunghi anche per imprese congiunte, e nella futura direttiva perché non permettere aliquote fiscali più basse per la fornitura di queste tecnologie. Infine, le esportazioni del cibo sono ancora un problema cruciale non risolto. Grazie Presidente. Grazie signor Mensik. Passo ora al signor Motica, Presidente dell'Associazione Siderurgica Polacca. Onorevole Presidente, onorevoli deputati, grazie per essere venuti e per avermi invitato a condividere le esperienze polacche in Europa in materia di acciaio nel contesto dell'IRA e della legge sulle industrie a zero emissioni, che fa parte del piano industriale globale. È evidente che la legge sulle industrie a emissioni zero nella forma attuale rappresenta la risposta dell'Unione Europea al lato degli Stati Uniti sull'inflazione. L'IRA
Da un punto di vista settoriale polacco, questi programmi americani usano delle sovvenzioni, ma c'è di più perché l'IRA fornisce fino a 4 dollari per chilo di idrogeno, rendendolo zero oppure negativo. Quindi ricordate, l'idrogeno è una delle due principali tecnologie perché l'acciaio sia esente da carbonio, base idrogeno, base elettricità, quindi dalla parte dell'input la base dell'idrogeno è più competitiva rispetto a quella europea. E per quanto riguarda le tecnologie più vecchie, la fornace che usa il minerale di ferro, l'IRA fornisce 100 dollari di incentivo per tonnellata di CO2 catturato. Se vogliamo continuare con le fornaci e al momento devono restare a causa del minerale metallico che utilizzano, si mantengono le capacità esistenti, il nuovo acciaio e il vecchio acciaio hanno un futuro valido anche negli Stati Uniti. Non sono solo 55 miliardi per fornire acciaio, abbiamo anche altri programmi ed è un atto al di là dei partiti che è sostenuto dagli americani che mantengono l'acciaio e l'alluminio negli Stati Uniti perché hanno ancora il paragrafo 32 che è una misura di sicurezza nazionale che è ancora valida e difficilmente può essere abolita. E questo va visto anche nel contesto del CBAM e l'accordo sostenibile sull'acciaio. I produttori non aspettano, già prima del Covid avevano annunciato 60 progetti diversi o a base di idrogeno o di elettricità o che coinvolgevano cattura e uso del carbonio. Quindi questo c'è ma manca nel documento, nell'NZTI. In questo contesto dobbiamo valutare quello che è necessario perché i processi possano andare avanti rapidamente, perché il punto non è solo il denaro che è necessario, una capacità di 1 milione richiede fino a 600 milioni di euro da spendersi per convertire le strutture esistenti per arrivare alla tecnologia a emissione zero o di cattura di carbonio per produrre acciaio e inoltre bisogna accelerare le procedure di autorizzazione. Se consideriamo l'energia verde necessaria, il tempo medio necessario in Polonia per l'autorizzazione per la costruzione di impianti onshore o offshore richiede 7 anni con tutto il processo di consultazione e audizioni pubbliche. L'acciaio rappresenta il 5% di tutte le emissioni di CO2 nell'Unione Europea, quindi non c'è un'economia a emissioni zero senza l'acciaio. L'acciaio ovunque, tendiamo a dimenticarlo, non viene utilizzato soltanto per le pale eoliche, per tecnologie strategiche, quelle che sono menzionate nella legge. L'acciaio viene utilizzato anche per produrre, ad esempio, il rame, l'alluminio, il cemento e tutti questi metalli rari e preziosi, non dimentichiamolo. 74 milioni di tonnellate di acciaio servono entro il 2030, in 7 anni, quindi il tempo sta scarseggiando. La bassa emissione di carbonio sono anche l'OPEX perché tutto diventa più costoso via via che parliamo, inclusa l'energia, il metano che viene utilizzato in transizione, l'idrogeno. Le risorse disponibili devono dunque essere rese accessibili più rapidamente e più agevolmente. È un buon esempio è anche la Banca dell'Idrogeno Europea, però è troppo piccola per noi. Abbiamo anche bisogno di più fondi perché si possa seguire questa via e quindi, come dicevo,
all'inizio il CCS è necessario per le tecnologie esistenti perché queste ci seguiranno ancora per 10-15 anni, perché il progetto deve comunque essere ammortizzato. Grazie per la vostra attenzione. Grazie, signora Odu. Grazie Presidente, onorevoli deputati, vi ringrazio innanzitutto di avermi dato modo di far sentire la voce della ricerca. Ricordo che il CEE è un organismo di ricerca pubblico attivo in vari settori, fra cui le tecnologie senza carbonio, eccetera, e quindi è un centro fondamentale che può operare dal livello a monte fino alla preindustrializzazione nel campo dell'energia per il clima e l'ambiente. Per arrivare al tema che ci interessa oggi, la legge sulle industrie emissioni zero, ringrazio il testo che ha lo scopo di sostenere le industrie chiave per la decarbonizzazione, accelerando gli investimenti e le procedure amministrative. E questo con capacità di produzione a basso carbonio sul territorio dell'Unione. Il progetto fa riconoscere all'Unione la necessità di agire di fronte alle misure anticoncorrenziali fuori Unione che minacciano sempre più seriamente la nostra industria ed è uno sforzo da apprezzare, nel senso di una vera e propria politica industriale. Detto questo, il testo si rivela meno ambizioso del previsto e nasconde una serie di lacune che vi indicherò. Innanzitutto il progetto è insufficiente per proteggere veramente l'industria europea, contrariamente all'IRA che sostiene l'investimento e la produzione negli USA. La legge proposta sostiene solo gli investimenti. Ricordo di qualche megawatt ora prodotto negli USA partendo dal nucleare potrà beneficiare fino a $15 di aiuti. L'idrogeno a basso carbonio, idem, come si è detto prima, potrà essere sovvenzionato fino a $3 il chilogrammo e inoltre nessun pacchetto di bilancio preciso è previsto per la legge proposta. Si menzionano solo alcuni finanziamenti che potranno essere indirizzati a questa iniziativa. Sembra anche che il campo di applicazione di questo testo e attività riprese sia contestabile, soprattutto per quanto riguarda il nucleare, che figura nel corpo del testo ma manca nella lista delle tecnologie strategiche allegate al regolamento. È una scelta di difficile comprensione se consideriamo che il nucleare è la prima fonte di elettricità dell'Unione, una delle rare energie a basso carbonio disponibile su richiesta, per cui rimane un potenziale di crescita rilevante sul nostro territorio europeo. Aggiungo che la Commissione ha scelto di ammettere soltanto il nucleare di quarta generazione, i piccoli reattori modulari, gli SMR. E faccio ancora due osservazioni in materia. Le tecnologie oggi non sono disponibili per una produzione a breve termine. L'esigenza di un livello di maturità superiore o pari a TRL 8 le squalifica subito dopo l'inclusione. E per quanto riguarda gli SMR, non è un regolamento abitualmente che può escludere i reattori solo sulla base della potenza. Un SMR, tecnologia collaudata di reattori ad acqua pressurizzata, simili a un reattore di terza generazione EPR. L'unica cosa che li distingue è la potenza, quindi con un'apparenza di inclusione abbiamo un'esclusione della prima fonte di energia a basso carbonio che viene proposta, mentre il testo è destinato a sostenere le tecnologie che permetteranno di raggiungere la neutralità di carbonio. Sempre per quanto riguarda il campo delle attività riprese, il progetto accorda troppo posto al calcolo dello stoccaggio del carbonio, visto il livello debole di maturità su scala industriale. Bisogna sostenere la ricerca e l'industrializzazione di tutte le tecnologie, è vero, però
Qualificare strategica una tecnologia che non è dimostrata a livello industriale non va. Parallelamente, se la cattura e stoccaggio di carbonio dovessero beneficiare del riconoscimento, la cattura e l'utilizzo del carbonio dovrebbero avere un sostegno quantomeno equivalente. Le tecnologie connesse del CCS saranno necessarie per produrre gli idrocarburi di sintesi necessari per la decarbonizzazione di certi usi industriali per cui oggi servono da materia prima gas o petrolio e per sostituirsi in questo modo a carburanti petroliferi per la mobilità pesante, per i segmenti che non possono essere elettrificati. In una catena di fornitura completa, queste tecnologie per produrre carburanti sostenibili dovrebbero essere riprese anch'esse. Infine, un punto su cui insisto con forza, come organismo di ricerca, la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione necessari per far emergere filiere industriali europee competitive ad alta tecnologia mancano dal progetto. Ispirandosi al CHIPS Act, la legge dovrebbe includere un pilastro di sviluppo di infrastrutture tecnologiche per accelerare la maturazione e l'utilizzo di tecnologie a basso carbonio e quindi ridurre rischi al momento del passaggio all'industria. Bisogna sostenere queste eccellenze tecnologiche per raggiungere gli obiettivi del 40% di produzione manifatturiera entro il 2030. Concludo dicendo che questo testo dovrebbe andare più in là, proponendo misure più ambiziose, con bilanci rilevanti e chiari, e sostenendo in modo indiscriminato e coerente col livello di maturità tecnologica tutte le tecnologie che permettono di decarbonizzare. Grazie. Grazie signora Gottei per tutta l'energia. Thank you very much. Grazie Presidente. Total Energy saluta con favore il riconoscimento che il CCS è una tecnologia strategica per le emissioni a zero. Ci lavoriamo dal 96 e recentemente abbiamo avviato un primo progetto in Norvegia, altri in corso in Europa, in Danimarca, Paesi Bassi e Regno Unito. Capacità di iniezione 10 milioni di tonnellate nel 2030, da 50 a 200 milioni di tonnellate entro il 2050. Queste capacità saranno per le nostre emissioni industriali. E saranno capacità maggiori per i nostri clienti. Emissioni industriali è più di 700 milioni di tonnellate all'anno. L'industria del gas e del petrolio 15 milioni di tonnellate. Gli unici settori che presentano degli impegni obbligatori, quindi bene questi obblighi, li rispetteremo, però la prima cosa da fare è introdurre incentivi alla domanda che non ci sono nella normativa. Il CCS, cattura e stoccaggio, va bene, però manca il trasporto di CO2, perché non si può stoccare vicino a chi emette, manca il ruolo della navigazione fondamentale per garantire flessibilità. Ho alcune idee che ci permetteranno di rafforzare la nostra capacità di costruire questa catena di valore. È un grande investimento innanzitutto. 750 milioni di tonnellate per 1 milione di tonnellate di CO2 catturato e stoccaggio, 50% per cattura e 50% per stoccaggio. Le decisioni vengono prese se c'è un modello industriale solido. E posso dire che l'FID verrà portato al 70-80% di capacità. Bisogna quindi introdurre incentivi alla domanda per chi emette. Mancano
incentivi, 50 tonnellate per CO2, a 100 dollari per CO2, e va fatto attraverso crediti al CO2. E abbiamo già sviluppato delle proposte. Quando si investe soldi privati per la cattura e stoccaggio, noi chiediamo stabilità del quadro, evitando normative troppo cogenti sulle tariffe e accesso a parti terze. Poi dare priorità ai trasporti, rafforzare le licenze e la questione dello stoccaggio. Gli Stati membri devono aprire più bandi di gara per le licenze. Poi 50 milioni di tonnellate entro il 2030, questa è una sfida enorme. Ci vogliono 8 anni per l'autorizzazione, poi le esplorazioni, studi, permessi, 3 anni per il contratto. Northern Light sarà il primo progetto che verrà avviato l'anno prossimo, dopo 8 anni, tanto è durata la procedura. Quindi abbiamo bisogno di flessibilità per i permessi e autorizzazione. Ma 15 milioni di tonnellate è ragionevole se guardiamo i progetti. 12 progetti sono stati identificati tra i 27 Stati membri, ma ce ne sono 20 nell'area economica europea. Molti di questi progetti sono in Norvegia e nel Regno Unito, dove siamo impegnati in investimenti in questi due paesi, che hanno incentivato il CCS, lo hanno fatto da tempo. Poi apportare alcune modifiche, perché tra le 25 aziende di petrolio e gas solo 6-7 fanno CCS, e chiedere un contributo a tutte le aziende potrebbe essere difficile, quindi le procedure vanno snellite. Bene l'estensione dell'obiettivo alla Norvegia, con un nuovo obiettivo non di 50 ma 80 milioni di tonnellate, perché no? E la partecipazione delle aziende norvegesi, vista la natura di questa nuova industria, fondere progetti con un accesso aperto, garantendo però parità di condizioni nel Mare del Nord. Quindi il campo da gioco per noi non è l'Unione Europea, ma è lo spazio economico europeo. Grazie, ora il signor Dufour. Il PowerPoint dovrebbe essere pronto. Vi parlerò di Vercor velocemente, che non è così famoso come gli altri colleghi. È un'azienda creata nel 2020 per affrontare una gara che è stata accelerata anche dal Parlamento europeo, ovvero la gara che consiste nel passare dai motori a combustione ai motori elettrici nelle macchine. Entro il 2035 tutte le macchine vendute in Europa dovrebbero essere elettriche. È una gara, una partita dominata dalla Cina in questo momento, perché è più rapida in questo settore. Per poter vincere una gara bisogna essere competitivi. Vercor è stata istituita nel 2020 per vincere questa gara. 3 sono i pilastri: il reshoring, quindi rilocalizzare posti di lavoro e sovranità in Europa, decarbonizzare la mobilità, energie rinnovabili e riumanizzare l'industria attraverso la condivisione di valori. Tutti i nostri dipendenti sono azionisti di Vercor. Quindi 2020, data di nascita, 350 milioni di euro sono stati stanziati per un centro di innovazione a Grenoble e 1,5 miliardi di euro per uno stabilimento a Dunkerque, nella regione Hauts-de-France. Per vincere questa gara
una grande squadra, stiamo lavorando alla competitività anche della nostra Gigafactory attraverso la digitalizzazione dei processi. Vogliamo offrire le batterie più sostenibili, prodotte localmente con costi competitivi. Per quanto riguarda la competitività, ci sono leve interne a cui stiamo lavorando, ma anche livelli esterni. In questa gara globale per le batterie e i veicoli elettriche, le altre regioni del mondo hanno regole diverse, soprattutto negli Stati Uniti con l'IRA, ma anche in Cina, grazie a sussidi massicci all'industria. L'atto sulle emissioni zero è una risposta alla normativa americana e ai sussidi cinesi. E possiamo guardare a questa normativa nella prospettiva di un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Io faccio industria da 27 anni e ho seguito la politica industriale europea negli ultimi 15 anni e posso dire che il miglior testo che io abbia mai visto sulla politica industriale è un testo trasparente con una descrizione chiara della situazione nel mondo e crediamo che sia un testo solido perché mostra una mentalità diversa e speriamo che possa definire una tendenza diversa per l'Europa nella competitività globale, soprattutto per una transizione energetica responsabile. Naturalmente il testo è migliorabile, bisogna porsi gli obiettivi giusti. Noi chiediamo un obiettivo più ambizioso per quanto riguarda la produzione di batteria. Si parla di 550 gigawatt ora. Tutti gli esperti concordano nel dire che il mercato sarà più di 1000 gigawatt ora. Se ne facciamo soltanto 550, fondamentalmente lasceremo una grande fetta di sovranità e importeremo il 50% del fabbisogno di batterie. Si parla di 50 miliardi di euro di commercio a cui rinunceremo all'anno, soprattutto a vantaggio della Cina, perché la Cina avrà un surplus di capacità. Sarebbe bene avere questo obiettivo nell'articolato del testo, non ne considerando, ma naturalmente dobbiamo essere più ambiziosi perché il traguardo è ancora lontano. Secondo punto, la catena di valore. La Cina ha catturato il mercato globale sulle batterie e lo ha fatto puntando alla raffinazione delle materie prime necessarie. Noi dobbiamo poter avere accesso a queste materie prime e riorientare il flusso verso l'Europa. Quindi non si tratta soltanto di fissare un obiettivo sul prodotto finale, ma dobbiamo fissare obiettivi chiari anche per i materiali che diventano il nostro tesoro, il litio, il nickel, il cobalto, manganese, eccetera. Questi sono per noi un tesoro, dobbiamo fare attenzione a come vengono prodotti e dobbiamo difendere ogni grammo e riciclarlo. E anche questo deve essere qualificato come progetto strategico. Dolcis in fondo, abbiamo parlato dell'atto legge americano IRA, che è chiaro per quanto riguarda il sostegno finanziario. Se dovessimo fabbricare batterie negli Stati Uniti potremmo ottenere in pratica 700 milioni di dollari all'anno per 4 anni, una somma enorme. Non chiediamo lo stesso in Europa, ma chiediamo semplicemente più chiarezza ed efficienza. È l'organo che lo deve organizzare, è la piattaforma Net Zero Europe di cui si parla nel testo. Auspichiamo una governance chiara, un organo decisionale chiaro in questa piattaforma, ma anche limiti per quanto riguarda la risposta. Per esempio, se dovessimo avere un progetto strategico e se dovessimo chiedere finanziamenti, poi ci aspetteremmo non soltanto un aiuto per trovare fonti di finanziamento nell'ambiente complesso dell'Unione Europea, ma vorremmo avere questa risposta entro 6 mesi, come avviene negli Stati Uniti. Non si tratta soltanto di dare
i tempi per dare un permesso, ma anche i tempi per erogare un finanziamento. Chiedo scusa se mi sono dilungato. No, grazie, è stato chiarissimo. Grazie a tutti i nostri esperti, i nostri ospiti, per queste informazioni importanti e significative sui settori che rappresentano. Ora passiamo ai deputati. Il primo giro di interventi, relatore ombra, relatori per parere. Onorevole Ehler, che è il nostro relatore per la normativa industria emissioni zero nette. È il coordinatore. Thank you to the panel. As rapporteur. Grazie Presidente, grazie agli esperti. Avrei molto da dire su questa normativa. Certamente i tedeschi fanno sempre i primi della classe, ma siamo qui in realtà per imparare dagli esperti e quindi mi limito alle domande. Però prima vorrei sottolineare un punto fondamentale. Questa normativa è un passo importante in questa nuova epoca della politica industriale, ma non è una risposta all'AIRA americano. L'Iraq ha messo a nudo le debolezze della nostra politica e il Green Deal non ha spianato la strada alla decarbonizzazione industriale finora. Dobbiamo creare questo ambiente favorevole non soltanto per alcune tecnologie, alcune componenti, dobbiamo coinvolgere tutta la catena di valore. Questo è l'obiettivo fondamentale del piano industriale del Green Deal e dovrebbe essere al centro anche della normativa sulle emissioni e sulla industria emissioni zero. Di che cosa abbiamo bisogno per creare questo quadro favorevole? Al signor Mottica, Associazione Siderurgica Polacca. Lei ha parlato degli appalti pubblici importanti per creare un mercato per l'acciaio pulito. Le misure della Commissione aiutano in questo senso? Il mercato pubblico è grande, ma anche il mercato privato globale è ancora più grande. Che cosa fare affinché vi possiate garantire una fetta del mercato globale? Poi la decarbonizzazione dell'acciaio si baserà parzialmente sul CCS. Ci sono disposizioni favorevoli per progetti di CCS in Europa in questa normativa. Ora Total Energy, la Commissione riconosce un fallimento del mercato nel CCS perché i progetti di cattura e stoccaggio possono essere portati avanti soltanto parallelamente. La proposta del lato emissioni zero affronta soltanto il lato dello stoccaggio. È sufficiente per creare un mercato funzionale per il CCS e per il CCU? Trasporto di CO2, le infrastrutture di trasporto saranno fondamentali per gli obiettivi di iniezione di CO2 fissati dalla Commissione. Come superare la sfida delle infrastrutture? I governi nazionali devono portare avanti le iniziative con l'apporto del settore pubblico o abbiamo bisogno di un mercato europeo pan-europeo del CCS per coinvolgere i privati nella costruzione di infrastrutture? Signor Dufour, ci sono state diverse iniziative sulle batterie. Perché il Net Zero Act è ancora necessario per il settore? Ci sono aspetti concreti nel suo esempio che potremmo rafforzare con questa normativa? Se cambierebbero le vostre decisioni di investimento nei prossimi anni? In caso contrario, che cosa dobbiamo includere nella normativa per operare questo cambiamento? Poi la CEA, ricerca e innovazione svolgono un ruolo centrale. Quali sono le misure che lei propone da aggiungere nel lato emissioni zero? Perché non c'è un riferimento ai grandi programmi di spesa, quindi vorrei sapere quali sono le sue proposte per la spesa sull'innovazione. Grazie, signor Ehler. Per l'SD, rappresentanza del relatore ombra Galvez Munoz. Grazie, grazie delle vostre presentazioni. La nostra relatrice Svetlina Penkova non può essere qui oggi perché in questo momento è in volo.
quindi intervengo a suo nome. Se vogliamo essere più efficienti dal punto di vista delle risorse, produrre prodotti strategici, aumentare l'innovazione, dobbiamo applicare la normativa per l'industria emissione zero, è l'unico modo per creare un mercato più integrato. Però la mancanza di risorse finanziarie e diversi punti di partenza nazionali non devono portare a ulteriori divisioni economiche tra gli Stati membri. Per questo dobbiamo riconsiderare le regole sugli aiuti di Stato e farlo parallelamente alla normativa sulle emissioni zero. Garantire che ci siano incentivi. Non possiamo permetterci di lasciare capacità di produzioni extra agli Stati membri che possono permettersi un ampio utilizzo di aiuti di Stato, perché rischia di acuire le disparità tra gli Stati membri e va contro la coesione. Dobbiamo lavorare alle tecnologie strategiche incluse nell'allegato, dobbiamo sostenere tutte le opzioni che possono contribuire alla decarbonizzazione nel medio e nel lungo termine. Gli esperti rappresentano soprattutto l'industria pesante. Vorrei sapere qual è la vostra posizione sul CCS e le disposizioni incluse nella normativa sulle emissioni zero dell'industria. Quindi tecnologie per lo cattura, stoccaggio e trasporto di CO2 sono essenziali per raggiungere gli obiettivi del clima. Questo vale soprattutto per le industrie dove non ci sono altre alternative per mitigare le emissioni delle attività industriali. Il CCS è fondamentale per il futuro dell'industria europea se vogliamo mantenere la competitività globale e tenere posti di lavoro ben retribuiti, la ricerca e l'innovazione in Europa. Esperti, come valutano l'approccio sul CCS assunto nella normativa sull'industria a emissioni zero? Alcune regioni europee dove l'elettricità costerà di meno grazie a mix energetici specifici, queste regioni potranno attrarre nuovi hub soprattutto per l'industria ad alta intensità energetica? Grazie. Ora il signor Pekkarinen per Renew. Grazie, io sostituisco l'onorevole Grudler, però intervengo a nome mio e soprattutto sarà in finlandese il mio intervento, quindi mettetevi le cuffie. Arvoisa puheenjohtaja, globaalin vapaakaupan ideaali. Il mercato globale dovrebbe prevedere già la tecnologia per le zero emissioni nette, però dobbiamo fare molto di più. E in effetti il 40% è una grossa sfida, ma molto importante per promuovere questo obiettivo. Perché effettivamente è molto importante, ma è anche necessario procedere con emissioni nette pari a zero. E poi ovviamente le bioenergie e l'idrogeno devono ottenere lo stesso tipo di priorità, per esempio attraverso impianti modulari. E bisogna poi tener conto dei costi, soprattutto per le piccole e medie imprese. Sostengo l'idea di prevedere innovazioni e di avere delle indicazioni precise per quanto riguarda gli appalti all'interno di questa legge, però non abbiamo bisogno di
ripartire da zero, perché ci sono già delle buone pratiche cui attingere e certo abbiamo bisogno di finanziamenti, poi non so se possiamo usare risorse già esistenti o meno. Su questo ci sono divergenze di opinioni. Che cosa ne pensano gli esperti? Quindi, signor Presidente, l'economia di mercato, noi crediamo nell'economia di mercato all'interno dell'Unione Europea, ma chiedo agli esperti, abbiamo un nuovo paradigma ora all'interno di questa economia di mercato e la concorrenza è cambiata, chi vince, chi perde. Perché gli stati che hanno i fondi scelgono poi chi sarà il vincitore. Grazie, onorevole Carem per i Verdi. Grazie Presidente. Settimana scorsa con alcuni colleghi abbiamo inviato una lettera perché ci sono rappresentanti dell'industria qui tra gli esperti che non sono, che sono di settori non in linea con gli obiettivi dell'Unione Europea. E invitare rappresentanti del mondo del petrolio e del gas è un segnale molto negativo, anche perché il gruppo dei Verdi aveva proposto di invitare membri della società civile. Tutto questo è stato respinto da PPE, ECR e Renew. Tra l'altro non c'è nessun responsabile delle energie rinnovabili oggi qui e per pensare all'industria di domani e le tecnologie pulite dobbiamo ovviamente discutere con l'industria. Certo, io lo faccio costantemente perché sono vicepresidente della comunità di Dunkerque che si occupa della transizione ecologica e di fatto la mia industria la mia regione è industriale e rappresenta il 25% delle emissioni di CO2 dell'industria francese perché si basa su energia fossile come ArcelorMittal che usano appunto carbone o carbon coke e con questo rappresentano il 2,5% della produzione francese di acciaio e carbone. E poi c'è il problema del calore di scarto, quindi dottor Dufour ha parlato della prima Gigafactory su questo stesso territorio e dobbiamo essere coerenti permettendo la transizione ecologica, portando avanti non il modello però che ha portato a questa crisi ecologica e ambientale. Quindi bisogna parlare con altri di emissioni nette zero e le disposizioni della Commissione in merito al CCS-CCU. Su questo ho parlato con la dottoressa Odu della CEA, ma non ho parlato di nucleare ma di CCS-CCU per il carbonio. Sono molto scettico perché non si parla della capacità di iniezione di 50 mila tonnellate all'anno, ma perché se ne parla in termini generali e quindi vorrei capire la posizione dei rappresentanti del settore fossile sul possibile stoccaggio e le eventuali fughe e il ruolo poi della governance dei siti di stoccaggio che sono stati in precedenza sfruttati. E per concludere vorrei che l'industria siderurgica non avesse bisogno di cattura del carbonio perché può produrre acciaio a zero emissioni come non può avvenire invece per esempio per il cemento, perché come è stato detto dalla collega dell'SD in questo caso è necessaria tutta la capacità di stoccaggio a disposizione per poter produrre cemento anch'esso decarbonizzato. Grazie. Per l'ECR, onorevole Nissinen che sostituisce il relatore Ombra.
Grazie, parlerò svedese. Per una miglior concorrenza ci deve essere una maggiore produttività e tutto questo deve portare avanti la tecnologia, dipende dalla tecnologia per i vari settori. A livello internazionale c'è incertezza e crisi costanti e quindi bisogna liberarsi dal gas e dal petrolio russo e gestire in modo più politico la situazione. Quindi dobbiamo migliorare anche la competitività dell'Unione Europea. Tra l'altro bisogna agire in un mercato aperto e globale perché questo è più positivo, bisogna non cercare di migliorare soltanto la produzione, bisogna continuare quindi con la ricerca, lo sviluppo e ci possono essere però rischi nell'aumento dei prezzi dell'elettricità e quindi è necessaria una regolamentazione. Ma comunque l'idea che la Commissione scelga i vincitori in questo settore pensa per esempio ai pannelli solari rispetto alla migliore tecnologia è di fatto davvero poco efficace. Quindi la mia domanda al panel è la seguente: c'è qualcuno che ha dei dubbi in merito alla nuova strategia dell'Unione Europea e che quindi non diventi l'Unione Europea la miglior economia basata sui dati? Cosa si può fare per avere questo risultato alla fin fine? Grazie. Con noi è presente anche Mark Speich, rappresentante del Comitato delle Regioni che si occupa di questo fascicolo. Grazie Presidente per la possibilità di intervenire su questo aspetto importante. Rappresento la regione della Renania Settentrionale Westfalia che ha 200 milioni di euro di produzione all'anno e quindi la transizione per noi è estremamente importante. Noi accogliamo con favore qualsiasi proposta che porti a un'accelerazione delle procedure, alla riduzione degli oneri burocratici e quindi uno snellimento delle procedure. Questo richiede un cambiamento rapido nell'economia a basso tenore di carbonio. Questa proposta legislativa però avrà un impatto notevole sul territorio, sugli enti locali, le regioni ed è sorprendente che questa prospettiva non venga presa in considerazione quando si tratta della piattaforma per lo scambio di buone pratiche e la valutazione. E vorrei parlare di altri due argomenti. Innanzitutto lo sportello unico, l'agenzia, praticamente in un settore in cui c'è molto decentramento, una super autorità non ha l'obiettivo di agevolare le autorizzazioni, ma in realtà significa un onere di lavoro maggiore e quindi bisogna permettere un'esecuzione decentrata, non una decisione decentrata, perché questo permette di accelerare le procedure. Poi l'Accademia per la formazione che rientra nella proposta. Nella mia regione abbiamo 30.000 apprendistati che non per ottenere gli istruttori e i professori più adatti. E quindi questo è un aspetto molto critico. Vengo alle mie domande. Ho sempre ritenuto che fosse necessario un approccio basato sulla catena di valore e sono molto sorpreso per il fatto che gli esperti non sono di questo avviso. Quindi vorrei capire che cosa ci perdiamo se non seguiamo l'approccio basato sulla catena di valore. E in secondo luogo vorrei chiedere agli esperti c'è una legislazione attuale che contraddice in qualche modo le emissioni zero? Perché pensiamo alla strategia industriale, sembra aggiungere un'ulteriore complessità. Grazie, effettivamente
Gli enti locali saranno fondamentali a livello di autorizzazioni, per questo è presente anche il rappresentante del Comitato delle Regioni e ovviamente è importante avere il giusto quadro legislativo per i beneficiari e quindi a livello più vicino ai cittadini. Concludo con questo la prima tornata di interventi e mi rivolgo agli esperti ora. Alcune delle domande sono state dirette nello specifico ad alcuni di voi e altre invece sono state di natura più generale. Vi darei 3 minuti a testa seguendo lo stesso ordine. Innanzitutto cominciamo con il direttore generale di CEFIC. Grazie Presidente. Torno alle ultime 2 osservazioni di natura più generale, perché all'interno di CEFIC, all'interno dell'Europa, seguiamo la decarbonizzazione della IEA e seguiamo il modello Primes. E noi seguiamo questo modello lungo una linea soltanto. Ora dobbiamo però scendere di livello, arrivare alle regioni, perché alcuni paesi non potranno arrivare al CCS, altri avranno l'energia sufficiente a un prezzo sufficientemente basso per l'idrogeno, altri no. Avremo per esempio delle zone come la Renania Settentrionale Westfalia in cui sarà necessario agire per avere diciamo il nodo lungo questa linea, perché arriva poi fino a Tarragona, da Rotterdam a Tarragona e così via. Ma per esempio nei prossimi anni non ci sarà magari la possibilità di avere ulteriori cavi di rame per portare avanti questi interventi e quindi bisognerà poi pensare anche alle importazioni di ammoniaca, di idrogeno e l'IED, la direttiva sulle emissioni industriali, non aiuta perché di fatto renderà più lunghi i periodi per le autorizzazioni e se ho un elettrolizzatore a sé stante, rispetta le norme per le autorizzazioni, però se viene costruito in loco non ci dovrà essere un'autorizzazione allo stesso modo e sarebbe molto più ragionevole. Grazie, dottor Motica. Per quanto riguarda gli appalti pubblici, l'acciaio a basso tenore di carbonio porterebbe a un capex più elevato e quindi questo si ripercuoterebbe sul prezzo e quindi abbiamo bisogno di una procedura d'appalto che dia il buon esempio. Abbiamo già differenze notevoli nelle procedure di acciaio in Europa rispetto tra dove si applica quindi l'ETS e l'Asia dove questo non viene applicato. Quindi la differenza di prezzo è già notevole in base ai prodotti. A volte arriviamo a 100-150 euro di differenza e questa differenza secondo noi non farà che aumentare. E nel documento le osservazioni sugli appalti pubblici e la resilienza sono molto generiche, quindi abbiamo bisogno di orientamenti da parte della Commissione e il 75% è una soglia molto elevata e quindi potrebbe davvero essere problematico aumentare la nostra resilienza. E se vogliamo sostenere anche altre industrie ad alta intensità energetica, per esempio, o industrie di transizione, il 75% potrebbe essere rischioso, soprattutto se si ha un unico fornitore, per esempio per i pannelli solari che provengono dalla Cina. Allora bisognerebbe aiutare attraverso gli appalti la produzione locale. E per quanto riguarda il CCS vorrei aggiungere anche il CCU. Questa tecnologia viene già testata in Europa a livello industriale, quindi può già essere usata, quindi non abbiamo bisogno di attendere che avvenga la ricerca, perché questa tecnologia può già essere usata. Quando abbiamo un biocarburante
o un carburante in generale. Questo può già avvenire. Per quanto riguarda l'acciaio, l'acciaio è strategico e quindi nell'approccio della catena di valore all'interno di questa legge sull'industria a zero emissioni nette vorremmo che l'acciaio fosse aggiunto ad altre tecnologie, per esempio onshore, offshore, quindi per esempio tecnologie basate sull'idrogeno. Abbiamo un documento del Centro Comune di Ricerca dove si parla delle tecnologie strategiche dei settori strategici nell'Unione Europea, uno studio di quest'anno, uno studio previsionale in cui si parla di quanto è necessario fare per conseguire gli obiettivi dell'Unione. Grazie. Dottoressa Oddu, prego. Grazie Presidente. Volevo rispondere innanzitutto alla domanda sulle spese in materia di innovazione. Ritengo che in Europa abbiamo una ricerca d'eccellenza che è già ben finanziata e abbiamo un'industria che richiede di poter crescere. Quindi ora dobbiamo costruire un nesso tra questi due elementi e avere quindi i mezzi per valicare questo ponte. Ci deve essere un pilastro per finanziare le infrastrutture tecnologiche che permettono di ridurre il rischio del passaggio alla scala industriale. Questo può avvenire all'interno dell'NZIA e l'altra possibilità di finanziare sarebbe quella di prevedere un allineamento degli obiettivi di Orizzonte Europa con gli obiettivi dell'NZIA. Quindi per eventualmente potersi occupare di entrambi. E poi volevo rispondere a un'altra domanda, il modello dell'economia di mercato, qual è il modello migliore? Ritengo che l'NZIA si concentri molto sui finanziamenti per tutelare le nostre industrie e forse ci sono altri mezzi per sostenere e proteggere la nostra industria, per esempio attraverso sovvenzioni alla produzione per avvicinarsi all'IRA oppure dei dazi doganali oppure la localizzazione rispetto alla delocalizzazione, quindi una percentuale minima di produzione che dovrebbe essere effettuata sul territorio dell'Unione Europea nell'ambito delle attività interessate. Grazie. Dottoressa Gotti. Grazie. Presidente, non so se rispondere in inglese o in francese, ma per quanto riguarda la CCS, che cosa manca? L'NZIA parla più che altro di obblighi in materia di stoccaggio e io ho parlato di due elementi mancanti. Innanzitutto bisogna sostenere la domanda che esiste nell'IRA e poi in secondo luogo il trasporto e l'infrastruttura. E come si incentiva la domanda? Questo è un elemento mancante fondamentale. Come vi ho spiegato, non investiremo soltanto perché obbligati, per esempio in settori esauriti e senza avere diciamo, un ritorno a livello commerciale. Quindi dobbiamo assolutamente dare l'avvio forzato a un mercato, magari con crediti di carbonio, magari non soggetti all'ETS o con altre forme di sostegno, perché non siamo all'interno dell'IRA dove arriviamo a un incentivo di $85-200 per tonnellata, quindi questo è necessario per dare un avvio. E poi l'infrastruttura, questo è uno degli elementi mancanti per quanto riguarda il trasporto, cosa costosa ma più flessibile, ma anche reti. Abbiamo una strategia in materia di idrogeno, però ci manca una strategia in materia di CO2 in Europa e dobbiamo prevedere delle reti, delle infrastrutture e dobbiamo incentivarle. I fondi pubblici non saranno sufficienti, quindi come investitori bisogna pensare anche a fondi per le infrastrutture e questo attraverso partenariati pubblico-privati con dei modelli imprenditoriali funzionanti.
e questo può avvenire con piccoli incentivi iniziali e incentivando quindi i finanziamenti privati per le infrastrutture. Onorevole Carem, intervengo come investitori nelle rinnovabili, 5 milioni di dollari, quindi uno degli investitori più grandi in Europa all'anno per le rinnovabili e grazie anche a quanto ha detto il Comitato delle Regioni. Le autorizzazioni sono fondamentali per attirare fondi privati per le infrastrutture, soprattutto perché ne abbiamo bisogno, perché altrimenti non conseguiamo gli obiettivi in materia di rinnovabili. E da ultimo, non ne ho parlato, ma per quanto riguarda i SAF, i combustibili sostenibili per l'aviazione, ci deve essere un incentivo attraverso la tecnologia che oggi non è pronta, quindi attraverso l'idrogeno verde e vogliamo assolutamente produrre massicciamente questi combustibili sostenibili. Quindi bisogna essere molto più precisi oggi, perché sapete che i SAF sono molto più incentivati negli Stati Uniti rispetto all'Unione Europea. Per quanto riguarda il controllo e il rischio di fughe in materia di stoccaggio, noi usiamo questa tecnologia dal 96 in Norvegia e negli Stati Uniti questa tecnologia viene usata da più tempo addirittura, quindi non è una tecnologia agli albori e sicuramente saremo responsabili come oggi per controllare anche i futuri giacimenti e stoccaggi di CO2. Grazie. Da ultimo, il dottor Dufour, prego. Answer, Mr. Eller, it's a very good point. The EU. Un'ultima osservazione, l'Unione Europea ha fatto molto per sostenere la produzione di batterie, soprattutto dopo la creazione dell'Alleanza per le Batterie con 2 milioni di euro stanziati per questa industria. Ecco perché penso che la proposta sia un errore nella risposta che contiene, perché l'IRA era già di per sé una risposta a una legge europea. Noi abbiamo ritenuto che l'Unione Europea stesse facendo più degli Stati Uniti, poi abbiamo visto una reazione a quello che facevamo, ma chi guida è la Cina e questa è la percezione anche negli Stati Uniti, non sono tanto gli investitori che investono rispetto all'Unione Europea. L'Unione Europea e gli Stati Uniti dovrebbero investire insieme per trovare un equilibrio. L'Unione Europea non sono gli Stati Uniti, l'UE è un'unione, gli USA sono uno Stato, ma insieme possono dare una risposta più forte. Gli USA hanno usato un martello, 370 miliardi per loro sono più semplici che per noi nell'Unione Europea. Noi facciamo le cose a modo nostro, forse in modo meno diretto, ecco perché. Vista l'accelerazione del mercato per le batterie, se ci fermiamo ci fermeremo a metà maratona. C'è tutto per produrre 500-600 gigawatt all'ora, ma questa è solo metà della nostra domanda. Se finiamo qui, finiamo a metà e quindi dobbiamo fare di più e avere più fondi perché la gara è iniziata, c'è un'altra posta in gioco. E in altre parti del mondo il gioco si fa in modo duro, un'altra dimensione su cui potremmo lavorare. Ecco, mi ha sorpreso non vedere niente in termini di energia come pilastro dell'industria in Europa. Ci sono autorizzazioni, finanziamenti, si parla di capacità di commercio, ma non di energia. L'energia è un pilastro dell'industria. Il carbone e l'acciaio all'inizio ed è ancora così oggi. Dobbiamo avere accesso a energia a basso tenore di carbonio a lungo termine. Parlo di una visibilità dei prezzi per 10-15 anni e ci sono alcune proposte che semplicemente non sono riprese e questo è un peccato. Un punto sull'energia, questo è uno dei motivi per cui rispondo, avremo una
fabbrica che che utilizzerà il calore prodotto dall'eliminazione dei rifiuti al ArcelorMittal. Questo per il primo impianto, speriamo di avere un'altra soluzione per il secondo e il terzo che saranno costruiti lì. Un aspetto di questo che mi sembra interessante è questo: quando si inizia si può vedere lo sviluppo di cluster, raggruppamenti che devono essere incoraggiati, parliamo del livello locale, per il riciclaggio delle materie prime, diminuendo il trasporto e promuovendo la cooperazione fra i vari attori. Il nord della Francia probabilmente saranno il principale pool cluster di batterie in Europa e questo permetterà di dare una forza che al momento la proposta non riprende, quindi è un altro miglioramento possibile. Poi per quanto riguarda quello che lei ha detto sul CDR, per quanto riguarda le batterie non ci sono altre normative, ma per quanto riguarda le autorizzazioni io penso che sia possibile. A Dunkerque abbiamo fatto un record perché abbiamo avuto un permesso di costruire in 6 mesi e 3 mesi rispetto all'obiettivo in Francia, 3 volte meno rispetto al tempo generale per un'autorizzazione. E come mai? Perché abbiamo selezionato un progetto, un sito, dopo aver selezionato 40 siti diversi, e questo era rivolto all'industria. C'erano stati degli studi preliminari e questo è un forte livello di accelerazione per l'industria. Abbiamo bisogno di più spazio, soprattutto in un momento in cui si vuole dare un nuovo fiato a tutte le industrie. Bisogna fare di più per preparare degli spiazzi, dei siti per accogliere questi progetti, un mega project per le industrie. Per l'approccio basato sulla catena di valore si applica la stessa cosa che per il resto. Dobbiamo essere più ambiziosi, dobbiamo avere più fondi. Il fattore energia è fondamentale per la trasformazione dei minerali. I colleghi del CEFI lo sanno, quindi sostanzialmente è lo stesso fattore chiave per il successo che ci mette in grado di avere una riuscita. Grazie per aver risposto al primo giro di domande. Adesso chiederò al vicepresidente Morten Pedersen di prendere la presidenza perché devo recarmi a un trilogo. Devo occuparmi dell'apertura formale della prima parte di questo trilogo, però per la seconda fase, il secondo giro di domande, le risposte alle domande, chiedo al signor Petersen di prendere il mio posto. Grazie. Bene, passiamo al secondo giro di domande. Onorevole Berensen per il Parlamento europeo, prego. Grazie Presidente, un paio di minuti fa avevo la tentazione di usare il tempo di parola per reagire al collega dei Verdi che in un minuto ha indicato quello che secondo me è sbagliato nel loro approccio. Uno, non si parla con gli attori industriali che sono necessari nella transizione, poi si aumentano gli obiettivi ma si eliminano le tecnologie per raggiungerli. Non è il momento, mi sono detto, e uso il mio tempo per fare domande al panel. Un paio di esperti, signor Mensings, Dufour e altri, hanno parlato dell'approccio basato sulla catena di lavoro. Non è compito degli esperti e delle aziende avere sinergie fra le politiche, questo è un compito della Commissione, è compito nostro come Parlamento, però potremmo goderti un po' di aiuto perché ieri abbiamo parlato dell'atto sulle materie prime critiche e si è detto che non ci dobbiamo concentrare sulle fonti ma anche sugli ulteriori fasi della catena di valore. Si dice anche oggi che non basta pensare alle tecnologie finali ma pensare anche ai materiali, quindi le fasi precedenti. Ci potete aiutare a dirci come possiamo trovare la soluzione migliore, dove bisogna adottare questo approccio, nella proposta, nell'atto sulle materie prime oppure altrove? Vorrei sapere qual è la vostra posizione per avere un approccio valido in queste varie fasi. Grazie. Onorevole Fulsang, SD, prego. Grazie Morten, sì.
Mi riallaccio all'oratore precedente. Il problema della catena di valore è ovviamente di grande importanza, ma come sicuramente saprete, abbiamo la legge sulle industrie emissioni zero, ma anche l'atto sulle materie prime critiche. Questi due atti si potrebbe pensare vanno di pari passi, abbiano obiettivi per i prodotti finali qui e obiettivi per le materie prime critiche nell'altra proposta. Quindi forse ci potreste dire questo. Questo non basta. Allora cos'altro dobbiamo fare oltre a questi due approcci? Seconda domanda. La forza lavoro e le qualifiche. È chiaro che dobbiamo avere l'industria in Europa, le materie prime, ma dobbiamo anche avere una forza lavoro qualificata per arrivare ai prodotti. Come reagireste alla ripresa di alcune clausole sociali che definiscono chi può ottenere degli aiuti? Se ci sono apprendisti, ad esempio, bisogna avere degli apprendisti per contribuire alle qualifiche della forza lavoro. Non abbiamo la forza lavoro qualificata che ci serve al momento, quindi vorrei sapere qual è la vostra posizione. Grazie. Grazie Nils Mauri. Renew. Grazie, sempre in finlandese. USA julkisti Iransa muistini mukaan viime vuonna elokuussa, kohta vuosi sitten. IRA tuli voimaan tämän vuoden 1. päivä. L'IRA degli Stati Uniti è entrato in vigore un anno fa. E sono stati stanziati 220 milioni di dollari. Domanda, se noi approviamo questa proposta, questa entrerà in vigore l'anno prossimo, quindi ci sarà un certo ritardo qui da noi. Poi riprendo quello che avevo già detto in precedenza. Cosa pensano gli esperti? La transizione verde ha prospettive di successo per quanto riguarda le sovvenzioni? Ad esempio parliamo delle batterie, qui per le industrie ci sono sovvenzioni per miliardi. Thank you, Mauri. Now, next in line, Mr. Bellamy from the EPP, please. Merci, Monsieur le Président. Grazie Presidente. 3 domande rapide. Innanzitutto il controllo della politica industriale in generale, tema già trattato. Gli americani mettono sul piatto 370 miliardi di dollari. L'Unione Europea potrà fare a meno di una strategia di sostegno all'investimento industriale? Oggi parliamo di molte cose che riguardano le catene di valore, ma in queste catene, nei lavori di transizione, possiamo fare a meno di questo sforzo di investimento pubblico per far fronte alla concorrenza mondiale? Certo, l'Unione Europea è reticente perché vuole rispettare le OMC, ma chi altro lo fa? Chiaramente gli Stati Uniti non più, la Cina ha mai fatto, quindi forse siamo gli unici a crederci. Oggi dobbiamo forse fare in modo che domani l'industria possa contare su un sostegno che permette di evitare che la nostra competitività europea crolli. Secondo punto, la strategia da adottare nei confronti della concorrenza mondiale nel contesto di transizione energetica. Lei, signor Dufour, ha parlato del nickel, delle batterie. Sono appena tornato dalla Nuova Caledonia. Il nickel è un esempio molto interessante. In 2 anni, fra il 20 e il 22, l'Indonesia ha raddoppiato e passa la sua produzione di nickel ed era già il primo produttore mondiale. Ho fatto un rapido calcolo, ogni mese l'Indonesia produce 42.000 tonnellate supplementari di nickel. In Nuova Caledonia, che è la prima riserva europea, la produzione nello stesso periodo si è ridotta di 10.000 tonnellate. Certo, il nostro nickel è più verde, rispetta di più le regole ambientali, però costa molto di più per la produzione. Tema, se non facciamo niente con questo ritmo, tra qualche mese
e vista la produzione degli altri produttori mondiali, avremo smesso di trasformare noi stessi il nostro nickel. Possiamo esportare il minerale, ma non sapremo più trasformarlo e dipenderemo dall'Indonesia o dalla Cina. Domanda: possiamo fare senza vincoli di localizzazione imposti per fare in modo che le nostre ambizioni di transizione verde non siano regali offerti a altri produttori mondiali? Gli USA stanno finanziando un piano industriale americano ambizioso, noi stiamo organizzando un piano di cinese se non faremo niente. È così che si presenterà alla fine il nostro progetto. E poi una domanda ancora sul nucleare. Come hanno detto anche altri colleghi, c'è un'aberrazione di fondo, il nucleare non è definito, la Presidente, la Commissione l'ha detto come energia strategica, ma è la prima fonte di produzione elettrica di tutta l'UE e la metà della produzione di energia a basso carbonio in tutta l'Europa. Possiamo veramente definire una fonte così importante come non strategica? Quando si nega la realtà a questo punto bisogna interrogarci sulla possibilità da parte nostra di rilanciare l'industria europea. Grazie, passiamo ai Verdi. Signor Bloss, prego. Non userò tutti e 3 i minuti. Cercherò di essere breve. Se consideriamo la proposta net zero, specifica il solare, il fotovoltaico, le rinnovabili, onshore, offshore, la geotermia, le pompe di calore, le fuel cells, il biogas, CCS e altre tecnologie. Bene, sono tecnologie importanti perché sono tecnologie dove troveremo i futuri posti di lavoro nell'industria, e queste tecnologie sono state definite strategiche e gli Stati Uniti e la Cina stanno investendo pesantemente in queste industrie, vogliono diventare hub di queste industrie, vogliono diventare chi definisce le tecnologie. Ora qui abbiamo il nucleare, il chimico, l'acciaio, il petrolio e le batterie. Non corrisponde. Non dico che non siano industrie importanti, qualcuno dovrà cambiare il modello imprenditoriale. Per il petrolio, ad esempio, ci saranno le rinnovabili, però grazie onorevole Heller per essere arrivato su questo punto, però non fate una specie di self-service per l'industria, perché la cosa meno strategica da fare, quello che dobbiamo fare è pensare ai posti di lavoro nelle industrie strategiche identificate dalla Commissione. Se apriamo a tutti non si ha una strategia e quindi nessun posto di lavoro e gli altri andranno avanti. Questo è il messaggio più importante che volevo trasmettere. Grazie. Emma Wiesner. Grazie. A me piace l'approccio del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, perché questa proposta è un po' così, si può vedere la cosa da una parte e dall'altra. Vediamo quanto sia importante questo dossier per l'Unione Europea in questa situazione geopolitica, in questa crisi turbolenta in cui siamo. Ma mi preoccupa l'equilibrio, trovare l'equilibrio corretto fra mantenere aperto un mercato europeo per le aziende e al tempo stesso promuovere le nostre tecnologie verdi. Il mercato europeo è aperto ed è aperto al resto del mondo. E questo è un fattore importante nel successo dell'Unione Europea, ma l'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina ci dimostra che dobbiamo poter agire in modo più indipendente. Anche il clima ci dimostra che abbiamo poco tempo ormai per farlo. Quindi la proposta deve affrontare entrambe queste sfide, l'indipendenza e il tempo. Però c'è un elemento che secondo me manca ed è la diversificazione. Mi preoccupa l'accento posto sulla necessità di rispostare la produzione in Europa invece di concentrarsi sulla diversificazione delle catene di valore, rendendo più resilienti aziende e mercato rispetto a crisi future. La pandemia ci ha mostrato che basarci su poche fonti limitate di fornitura ci indebolisce.
Per cui volevo chiedere ai rappresentanti delle aziende come pensate che possiamo concentrarci di più sulla diversificazione, come possiamo un maggiore accento su una maggiore apertura diversificando la produzione piuttosto che concentrarci sul rincanalamento, come possiamo fare anche concentrarci sulle catene di valore in termini più ampi, sempre dal punto di vista della diversificazione. Grazie. Rappresentante SD, prego. Parlerò portoghese. Agradeço as intervenções. Grazie. L'industria europea si trova di fronte a una sfida complessa. Dobbiamo trasformare i vari processi tenendo conto delle necessità di armonizzazione e dobbiamo diventare autonomi e competitivi. Nella discussione sull'approvazione del regolamento il tempo è stato una variabile chiave. Con altri programmi ambiziosi vedo che questo è importante. Per avere i tempi più adatti si tratta di sincronizzare la presentazione, l'approvazione e l'attuazione dei progetti. Qui abbiamo due strumenti che ci possono aiutare a lanciare una piattaforma anche di vigilanza concedendo delle autorizzazioni, ma si tratta di misure formali che non includono un incitamento per arrivare a progetti più ambiziosi, più integrati, e noi abbiamo bisogno di un patto verde ambizioso per una transizione competitiva, per la decarbonizzazione e lo sviluppo. Gli esperti ci dovrebbero poter dire come fare per questi progetti. Grazie. Bene, torniamo ai nostri esperti. Signor Mensing, cominci lei. 3 minuti a testa, prego. Grazie, volevo tornare sull'approccio sulla catena di valore, la diversificazione e la dipendenza strategica, esattamente il punto su cui non sono d'accordo con le osservazioni del signor Bloss. Se consideriamo in Germania uno dei nostri membri, un fornitore di sostanze chimiche, polisilicone per i pannelli solari, il resto è fatto in Cina. Questo è il punto da affrontare, altrimenti noi dipendiamo dalla Cina tanto quanto prima, soltanto un passo più in basso nella catena di valore. Se questo costa troppo in Europa, questo vale per tutte le tecnologie, per le fibre di carbonio, per le pale eoliche, i materiali per le batterie, il glicolo di etilene che è un solvente, il 50% di tutto questo viene dall'estero. Non ci siamo spostati di una iota su questo, quindi dobbiamo includere anche le sostanze chimiche, i materiali in questo atto. Poi la diversificazione, anche le nostre industrie non faranno tutto in Europa, tutto negli Stati Uniti o in Cina, ma si può avere una quota ragionevole nel mondo. È un esempio, un gran numero di paesi membri che adesso chiedono una legge sui farmaci, perché anche lì dipendiamo da impianti indiani e cinesi che fanno i farmaci anche per l'Europa. Non ci siamo spostati neanche di un ago sulla dipendenza su questo, quindi io penso che per le batterie, le fibre di carbonio, per le sostanze oleose, i solventi, è necessario un approccio più ampio e sono certo che questo vale anche per l'elettrolisi, eccetera. Ora, dove abbiamo la legge sulle materie prime critiche, questa è una legge che riguarda i metalli. Se si usa la stessa formula che per altri materiali, collegandola alle tecnologie a zero emissioni, si ha una lista suppletiva esattamente per la produzione di queste tecnologie. Vediamo che siamo dipendenti come primo di più da Cina, Stati Uniti e altre regioni come siamo con la lista attuale. Quindi si potrebbe avere un'applicazione più ampia e avere un quadro più chiaro. Questo sarebbe utile. Infine, per quanto riguarda gli apprendisti, un'idea interessante, cerchiamo persone valide ovunque, quindi saremo a favore. Grazie. Signor Motrica, prego.
In Polonia e in Germania sono orgoglioso di dire che noi ci occupiamo della prossima generazione di lavoratori. Abbiamo un sistema duale, in Germania lo vogliamo anche in Polonia, in modo che ci sia una cooperazione fra i produttori e i comuni. La Slesia è un esempio in cui ci sono molte industrie ad alta catena di valore e abbiamo bisogno di questo approccio perché le ultime tabelle ci mostrano che le materie prime strategiche sono necessarie, l'acciaio è necessario ovunque, per ogni applicazione, per ogni utilizzo, batterie, pale, eccetera. Questo acciaio deve essere a basso tenore di carbonio e dobbiamo avere tutte le tecnologie, dobbiamo avere una neutralità tecnologica. Alcune tecnologie conviveranno insieme, ad esempio le fornaci, certi tipi di fornaci a alta intensità di carbonio quando sono costruite per durare 20 o 30 anni e non tutti i gradi di acciaio possono essere fatti con queste fornaci, ecco perché abbiamo bisogno di questi CCU, eccetera. Ci sono test fatti con l'idrogeno, abbiamo bisogno di tutte queste tecnologie per poter coesistere, l'idrogeno, l'elettrolisi. Comunque, più del 50% dell'acciaio europeo è fatto con questi processi. Se vogliamo una conversione, tutti noi entreremo in una gara per i macchinari al tempo stesso, in contemporanea. La maggior parte dei macchinari sono fatti in Cina o da parte della Cina. E per le attrezzature per l'elettrolisi e anche altre, e abbiamo poche risorse in Europa. Noi usiamo anche rottami che permettono una transizione verde per l'acciaio, tutti i rottami metallici praticamente, perché ci sono altri paesi li comprano da noi e dobbiamo fare tutto il possibile con questo progetto di legge o altri per far sì che questi rottami metallici ci rimangano in Europa, perché in quanto agevolano anch'essi la transizione. E quindi tutto questo attraverso le varie proposte. Grazie. Signor Odu, prego. Grazie Presidente. Un primo punto, volevo riparlare delle competenze. È un tema centrale, abbiamo bisogno di rafforzare le risorse umane nell'industria, questo richiederà tempo e bisogna attirare di nuovo i giovani verso l'industria e qui il progetto è un segnale importante e credo che comunque si debba cercare di rafforzare le formazioni in questo campo. Un secondo punto, torno sulle catene di valore. Penso che indipendentemente dall'energia a basso tenore di carbonio, solare, fotovoltaico, eolica o nucleare, naturalmente, comunque indipendentemente da questo, è interesse dell'Unione Europea che tutte le catene di valore siano prese in considerazione dalla ricerca e sviluppo, proprietà intellettuale, le industrie e che siano localizzate ove possibile in Europa. Questo indipendentemente dal ruolo previsto da ogni Paese membro per le varie fonti energetiche nel loro mix ed è qui che l'assenza di una tecnologia nucleare della catena di valore dalla produzione di uranio, il combustibile quindi fino a scendere è un elemento importante. Il nucleare
è essenziale, è la prima fonte di produzione di elettricità in Europa. Volevo inoltre tornare sul punto delle infrastrutture tecnologiche, perché è un elemento importante per le catene di valore. Dobbiamo valutare le carenze in Europa, fare una specie di mappatura degli elementi che ci mancano, degli strumenti tecnologici che ci mancano per far progredire filiere industriali avanzate nei campi che ci interessano dell'energia a basso tenore di carbonio. L'identificazione dei bisogni di investimento per la costruzione di queste infrastrutture potrà avvenire attraverso Horizon Europe, come dicevo prima. Penso di aver concluso. Grazie. Prego, signora Cotti. Grazie, Presidente. Torno alle catene di valore perché è un punto importante. Of technologies, whereas the IRA incentivizes the pathway of industry. La legge sulle emissioni zero tende a incentivare la decarbonizzazione. Noi passiamo ora a discutere il colore dell'idrogeno, blu, verde, giallo, rosso, eccetera, rosa. L'IRA invece sovvenziona la decarbonizzazione, non lo stesso idrogeno blu, ma è questa la via che viene seguita e questa è una differenza fondamentale. E poi la conversione, siamo nel mezzo di un cambiamento, di una conversione a livello di competenze. Avere l'ambizione di essere tra i principali produttori di elettricità in Europa è bene, questo comporta che noi dobbiamo riformare tutta la forza lavoro perché si specializzi nel campo dell'elettricità, cosa che richiede molto tempo. Qui pensiamo a tutta la catena di valore, non soltanto i nostri lavoratori, ma naturalmente c'è un passaggio per diventare all'idrogeno, alle rinnovabili. Abbiamo inaugurato un grosso impianto nella Francia settentrionale, quindi sì, insomma, stiamo spostando le catene di valore. Poi per quanto riguarda il problema della decarbonizzazione, le catene di valore, la sostenibilità, se vogliamo produrre di nuovo in Europa dobbiamo pensare alla sostenibilità per il consumatore finale e chi pagherà e possiamo permetterci di non avere sovvenzioni pubbliche, ne abbiamo bisogno in parte, ma dobbiamo avere dei modelli che funzionino, che permettano di attrarre fondi a lungo termine per le infrastrutture come si è fatto per le rinnovabili, non chiediamo più sovvenzioni se per le rinnovabili mature non sono più necessarie. Ci servono per le tecnologie nascenti e poi per le materie prime tecniche incentiviamo perché la ricerca e sviluppo si allontani da quelle più critiche, quelle da cui dipendiamo di più e la ricerca deve fare qualcosa per limitare la dipendenza delle materie prime critiche di cui non abbiamo il controllo. Grazie, signor Dufour. Ci sono state molte domande interessanti, 7-8 cui rispondere in 3 minuti, ci vorrebbero 3 ore, cerco di riassumere. Catene di valore, penso che sia necessario questo processo che porta a dire non da me. Per le batterie, per il solare abbiamo bisogno di acciaio e alluminio a basso carbonio, un'industria che si converta e trovi le migliori soluzioni sul mercato, le usi, altrimenti si è ipocriti e si fa una transizione con le automobili e prodotti che vengono da altre parti del mondo senza tracciabilità, senza visibilità delle materie prime utilizzate, non sapremo niente di
quella che è l'energia che viene utilizzata, le materie prime utilizzate. Quindi andare in questa direzione è ipocrita, dobbiamo avere tutte le industrie, ne abbiamo bisogno qui per creare posti di lavoro in modo che la gente possa comprare prodotti lavorati localmente, ma anche se a un prezzo più elevato. Questo è un punto importante. E poi per quanto riguarda il fatto di sapere se fare tutto qui o trasferire altrove, la cosa interessante per le batterie, vale per la maggior parte del settore energia e per la transizione, è questo. Portando i materiali in Europa, noi creiamo una riserva di materiali che saranno riciclabili all'infinito, ed è vero che abbiamo utilizzato il petrolio e usato il CO2, non è il modello dei nuovi materiali, è chiaro ed è scritto nell'atto sulle materie critiche che ci spostiamo da una fase in cui si usavano materiali primari, nickel, cobalto e così via, anche per altri settori, a un'economia circolare che l'Unione Europea ha preparato con molto successo, dove noi manteniamo questi materiali. Questo può andare anche più in là per garantire la tracciabilità, imporre la tracciabilità, garantire che i materiali riciclati rimangano in Europa e non vengano esportati di nuovo verso la Cina. Questo è importante, quindi c'è possibilità di miglioramento, ma cambiamo i modelli imprenditoriali verso un'economia sostenibile. E su questo tema c'è complementarietà. Quello che manca all'industria per i processi industriali, l'energia è necessaria anche per usare le materie prime e arrivare ai prodotti. Comunque il punto è questo: c'è una piattaforma in un testo e il Consiglio Materie Prime dall'altro, entrambi costituiti allo stesso modo, quindi un copia e incolla. Ma allora perché non creare un unico sistema? Perché è la stessa catena di valore. La piattaforma per le materie prime non è necessario avere due entità, ne basta una con risposte rapide e regole chiare. Io come impresa non devo risolvere i problemi dell'Unione Europea, non sta a me a dire bisogna avere condizioni eque a livello europeo, a livello globale, non è mio ruolo risolvere questo problema, però in altri campi la gente ha regole diverse che sono molto chiare. L'IRA ha fissato regole nuove molto chiare. I miei investitori, a cui chiedo 1,5 miliardi di euro, hanno avuto modo di investire negli Stati Uniti oppure in Europa. Da un lato vedono che avranno $45 per kilowattora, in Europa forse bisogna parlare con i paesi membri, poi con la BEI, poi con altri, poi in ultima analisi si vede che ci sono voluti 2 o 3 anni, magari sia una sicurezza dei finanziamenti, però questo non è più accettabile. Quindi attraverso la piattaforma Net Zero l'Unione Europea deve stabilire regole chiare, sì o no, quanto e rapidamente. La velocità è essenziale, perché l'onorevole finlandese ha detto chiaramente si è schiacciato l'acceleratore, sapete come fanno. Poi vanno molto veloci, dobbiamo fare anche noi, e questa proposta deve essere confermata tra pochi mesi. È necessario che sia rapida. E una cosa sulla formazione: non imponeteci niente su questo. Perché la formazione è fondamentale, non c'è bisogno di una legge che ci dica quello che già vogliamo fare. È chiaro che dobbiamo riqualificare 80.000 lavoratori in Europa, abbiamo già lanciato la nostra scuola per le batterie, un progetto da 20 milioni di euro finanziato dal governo francese nell'autunno, e noi abbiamo bisogno invece di un sostegno per promuovere i lavori, perché l'industria e molti operatori in Europa
non sono percepiti correttamente. C'è una vecchia immagine dell'industria, potete venire da noi, vedere gli impianti, vedere cosa offriamo ai giovani. Ci sono linee di produzione digitale, il tutto è molto attraente, anche molto attraente per i più giovani, anche per le ragazze. Se le donne non entrano, non lavorano nell'industria, perdiamo la metà dei potenziali candidati, quindi fate promozione a livello europeo, per cortesia. E lavorando in questo tipo di industria si ha anche la missione di decarbonizzare il carbonio, il pianeta dal carbonio, quindi ha un significato lavorare in questo campo perché si dà un contributo concreto alla decarbonizzazione e questo è un buon motivo per svegliarsi al mattino. Grazie. Bellissime parole, le apprezziamo tutti, ringrazio tutti gli esperti che abbiamo invitato per i loro validi contributi alle presentazioni e i contributi alla discussione, grazie a tutti i membri ITRE per la loro partecipazione. È chiaro che questa è un'audizione che sarà fondamentale per le future attività su questo dossier. Grazie per essere venuti e aver condiviso le vostre riflessioni. Passo al punto 19, il punto varie, non vedo niente. Vi concludo con la prossima riunione 8 giugno, è cancellato, 12 giugno a Strasburgo e 28-29 giugno a Bruxelles. Grazie per essere venuti, buona serata.